Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Allora, sono tornato ancora con Niken Salindri, questa giovanissima artista indonesiana. Lei so che in patria credo non solo sia conosciuta per il suo stile che è legato al Campursari, un genere che mescola tradizione giavanese a influenze moderne. In questo caso mi è stato suggerito all'interno del brano Lestari Lara Sresna Kang Sejati, perdonate la pronuncia. E quindi ho cercato come mia abitudine la traduzione del testo che insomma in qualche modo ricalca quello che è testi legati all'amore, alla tradizione, insomma che siano sempre di grande del vero amore, che risuona per quello che ho potuto leggere spesso nella traduzione della musica Campursari, genere che ispira questa giovane Niken Salindri, giovanissima artista sedicenne. Io qualche giorno fa, per la prima volta, ne ho parlato dietro suggerimento di amici che seguono il canale, quindi mi hanno suggerito quest'artista e oggi, sempre seguendo indicazioni da parte di questa community, di questi amici, ho voluto continuare diciamo, il racconto di questa giovane artista con questo brano. Sapete che metto i sottotitoli per tutti gli amici e quindi sapete che sottotitolerò per tutti. Prima di andare ad ascoltare e condividere questa giovane artista, non è mia abitudine fare discorsi di questo tipo, ma li voglio fare perché alla mia età, non più bambino, mi piace rispondere anche a chi spesso non sa e non conosce i motivi che possono spingere una persona come me a fare certe ricerche e a parlare di musica, degli artisti. Piccola premessa. A quanti continuano ogni tanto, pochi, devo dire pochissimi, perché il rispetto per me, per il canale, è grande, anzi di questo voglio ringraziare quanti seguono il canale e lo sostengono e lo supportano. Quindi vi invito a sostenerlo per il piacere di stare insieme e di continuare in questo viaggio. Quindi voglio rispondere comunque a quei pochissimi, devo dire, che però continuano a contestarmi, alcuni, e a sostenere che il motivo che mi spinge a fare questo magari è sfruttare, che so, gli artisti per poter guadagnare, eccetera. Bene, cari ragazzi, o chi continua a, a parlare di questo, sappiate che il 99% di quello che io faccio all'interno del mio canale va a beneficio degli artisti, perché con il copyright loro tutelano il loro lavoro e quindi se trovate della pubblicità, se trovate questo in questo canale, va a totale beneficio degli artisti che io ascolto e condivido con voi, per cui semmai i proventi che YouTube mette a disposizione
vanno agli artisti e io di questo ne sono felice, però essere accusato, seppure da pochi, che faccio questo solo per motivi economici e quindi per il piacere di guadagnare dei soldi, no. I soldi vanno agli artisti e io di questo ne sono felice. Per cui vi prego di evitare commenti che peraltro non sono nemmeno corretti. Io non discuto nemmeno chi fa quello che faccio io e lo fa semplicemente magari come tutorial o per guadagnare. Il mio scopo non è questo. Il mio scopo è condividere artisti, scusate, far conoscere artisti che magari in certi paesi, in certi mondi non sono nemmeno conosciuti. Quindi per me il piacere è condividere, conoscere, scoprire. Se avessi dovuto farlo per motivi economici mi sarei dedicato ad altro, non avrei fatto questo. Forse ho parlato anche troppo. Vi invito quindi a iscrivervi ai canali degli artisti, se avete piacere anche a questo canale, per sostenerlo, per ingrandire la community, per condividere gli artisti insieme. Ma se questo, quello che pensate, quei pochi che pensano che lo faccio per un aspetto semplicemente economico, purtroppo non è così. Mi dispiace deludervi, lo faccio per altro. Amo gli artisti, amo la musica. In questo caso devo dire che mi piace scoprire e condividere tutto quello che riguarda l'Indonesia, soprattutto sotto l'aspetto artistico. E quindi, let's go to watch. Rasa tresna kang sejati manggil lestari hangidung tembang suci nyang sami sajroning sepi cahyamu
Io trovo straordinario, voglio ripeterlo, la dolcezza di questa interprete in questo arrangiamento che vede una miscela fantastica tra quelli che possono essere strumenti tradizionali, moderni, tastiere con le ritmiche, eccetera, e vediamo come è stato utilizzato in questo caso il saron, che è uno strumento a percussione con i martelletti, e anche il kendang, che è quel tamburo a doppia faccia che vedete suonare. Questa miscela la trovo fantastica, unita alla voce e l'interpretazione di questa giovanissima interprete fantastica e delicata. Trovo bellissime, al di là della qualità dell'interprete, assolutamente dolcissima. Quello che trovo bellissimo è anche da parte di artisti così giovani e così pieni di talento, la voglia e il piacere di mantenere straordinariamente viva cultura e tradizione, quindi portando avanti un genere che ha all'interno queste sonorità che miscelano tradizione a modernità, e quindi in qualche modo anche allargando quello che può essere di base un pubblico. E quindi ripeto, al di là della qualità dell'artista, indiscutibile, seppur giovane, trovo meraviglioso che metta a disposizione la sua qualità, la sua dolcezza, il suo talento all'interno di un genere che mantiene vivo comunque, seppur condito da modernità, una tradizione potente dell'Indonesia. E quindi i complimenti vanno a lei, agli artisti che collaborano a questo. Il mio saluto va chiaramente a tutti, agli amici dell'Indonesia, e concludo. Enjoy life, enjoy music, and be happy. Ciao.